tradurre, proporre, condurre. Ma come si coniugano questi verbi italiani? Vi siete mai chiesti perché esistono dei verbi italiani che non rientrano nei 3 gruppi dei verbi are, ere, ire? Se ve lo siete mai chiesti, siete nel posto giusto, ma anche se non ve lo siete mai chiesti. In questo video state per scoprire di che cosa si tratta. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video imparerete proprio a riconoscere e usare quei verbi che terminano in R, R, E. Per intenderci, quelli che terminano in orre, urre, arre. Prima di tutto scopriremo perché esistono e da dove vengono. Poi ci occuperemo della loro coniugazione al presente indicativo, vedendo i 3 gruppi uno per uno. Successivamente vedremo come si comportano questi verbi negli altri tempi e infine, come sempre, faremo un esercizio di ripasso per vedere quanto avete imparato. Cominciamo subito con la loro origine. Da dove vengono questi verbi così strani, particolari? Ebbene, ecco la grande rivelazione. I verbi in orre, urre e arre, tutti con doppia R, sono in realtà verbi della seconda coniugazione. Sì, avete sentito bene. Ufficialmente questi verbi appartengono alla coniugazione, quindi al gruppo in ere. Sono insomma un po' dei verbi travestiti nella grammatica italiana. E già, è proprio così, perché in realtà erano verbi piuttosto regolari in latino, ma attenzione, erano verbi in ere. Ponere, che significa mettere, ducere, che significa condurre, traere, che significa trarre, tirare. E, ripeto, erano verbi normalissimi, regolari. Poi cosa è successo? Con il passare del tempo, dei secoli, l'italiano, che qualche volta è una lingua un po' pigra, ha accorciato queste forme, mangiandosi qualche lettera per strada. Ed è così che da ponere, ad esempio, adesso abbiamo porre. Da ducere abbiamo durre, che troviamo in verbi come condurre. E da traere abbiamo trarre. Ecco perché questi verbi si comportano in un modo un po' strano, perché conservano la radice latina originale in moltissime forme della coniugazione. Una volta che avrete capito questo trucco, tutto diventerà più semplice. Vediamo adesso un po' questi gruppi di verbi in re. Questi verbi in re possono rientrare, come vi anticipavo un po' prima, in 3 diversi gruppi che si comportano in modo simile. Prima di tutto, verbi in orre. Orre. Il verbo base di questo gruppo è porre. Porre, che significa mettere, collocare, sistemare. Lo usiamo soprattutto in contesti formali. Porre una domanda invece di fare una domanda. Porre fine
invece di mettere fine. Ma da questo verbo, da porre, abbiamo in realtà tantissimi verbi derivati che invece utilizziamo moltissimo anche nell'italiano della vita di tutti i giorni. Volete qualche esempio? Comporre. Comporre musica, per esempio. Proporre. Proporre una soluzione. Disporre. Disporre la merce. Imporre. Imporre una decisione. Opporre. Opporre resistenza. Supporre. Supporre qualcosa. Esporre. Esporre le proprie idee. Deporre. Deporre un monarca, un re. Posporre. Posporre un appuntamento. E così via. Ebbene, ecco la cosa positiva di questi gruppi. Una volta che imparate a coniugare il verbo di base, tutti gli altri si comporteranno esattamente nello stesso modo, quindi sarà facilissimo poi coniugarli. E vediamo il verbo di base, che come vi dicevo è porre. La sua radice vera, cioè quella latina, è in realtà pon, ponere. E quindi qual è il presente indicativo di porre? Io pongo, tu poni, lui, lei pone, noi poniamo, voi ponete, loro pongono. Vedete un po' le desinenze finali? Pongo, poni, pone. Sembra proprio un normalissimo verbo in ere. E infatti lo è. Però, come vi dicevo prima, il vantaggio è che a partire da questo potete letteralmente coniugare tutti gli altri verbi che ho menzionato prima, quelli derivati da porre. Comporre, io compongo. Proporre, tu proponi. Voi supponete, loro espongono. Attenzione, attenzione a una cosina. Alla prima persona singolare, io, e alla terza persona plurale, loro, spunta una G. Pongo, pongono. Non vi preoccupate, non è nulla di strano ed è in realtà un fenomeno che già potreste aver visto con altri verbi un pochettino irregolari come venire, vengo, vengono, come rimanere, rimango, rimangono. Quindi non è veramente un mistero, non è veramente una novità per voi, solo questo dovete ricordare. Ripeto, con i verbi in orre. Anche lo stesso verbo di base, porre. Pongo, pongono. Piccola curiosità. Lo sapevate che posta, proprio quella delle lettere, viene dal significato di porre? Infatti, posta è anche il participio passato di porre. E la posta, quella delle lettere, indica proprio le lettere che vengono poste, cioè messe, depositate in un certo luogo. Passiamo adesso invece al secondo gruppo di verbi, i verbi in urre. Urre. Il verbo base di questo gruppo è durre, che nell'italiano moderno non si usa quasi più da solo. Lo potreste trovare solo in testi antichi, molto letterari, ma esiste in moltissimi verbi composti, utilissimi e frequentissimi.
tradurre, che è quello che sicuramente fate ogni giorno quando studiate italiano. Quindi, per esempio, tradurre un testo, condurre un programma in TV, produrre la merce, ridurre la quantità, sedurre qualcuno, introdurre l'argomento, dedurre delle conclusioni, indurre in errore. In questo caso la radice vera, che viene proprio dal latino, è duc. Dunque, cosa succede ad esempio al verbo tradurre? Manterrà la C e quindi traduco da duc, radice originale. Traduci, tu traduci. Lui, lei traduce, noi traduciamo, voi traducete, loro traducono. E qui, come notate, la C rimane in tutte le persone. Ma, ripeto, anche in questo caso è proprio un normalissimo verbo in ere, però travestito, in incognito. E lo stesso vale con gli altri verbi che ho menzionato: conduco, seduco, riduco, produco. E siamo così giunti al terzo gruppo, e cioè quello dei verbi in arre. Il verbo base di questo gruppo è trarre. Trarre significa tirare fuori, estrarre, ricavare. Anche questo è un verbo abbastanza formale, tipico della lingua scritta, ma lo trovate anche in tantissime espressioni della vita di tutti i giorni. Trarre in inganno, trarre vantaggio, trarre conclusioni, trarre profitto. E poi ci sono ovviamente tutti i suoi derivati. Attrarre qualcuno, contrarre un virus, distrarre una persona, estrarre il materiale prezioso, sottrarre qualcosa a qualcuno e così via. E qui qual è la radice vera, la radice originale di trarre? La radice vera di questo verbo, di trarre, quindi la radice latina, è tra. Attenzione però, perché spunta una doppia G in alcune persone, come sempre la prima persona singolare e la terza persona plurale. Dunque, qual è la coniugazione del verbo trarre? Io traggo, tu trai, lui, lei trae, noi traiamo, voi traete, loro traggono, io traggo, loro traggono. Lo so, è un po' strano, è un po' bizzarro, ma una volta che memorizzate cosa succede con trarre, potrete facilmente coniugare tutti gli altri verbi da esso derivati, il che è un grande vantaggio. Quindi contraggo, sottraggono, estrae e così via. Ricordate solo che la doppia G compare nella prima persona singolare e nell'ultima plurale. Detto questo, so che le informazioni sono un po' in questo video, ma vi ricordo che se cercate la
trascrizione scritta con la teoria, più approfondimenti, più curiosità, più esempi, potete visitare il nostro sito web lernamo.com. Lì, per ogni video che pubblico su YouTube, trovate un articolo dedicato, tradotto in 2 lingue, molto più approfondito, al termine del quale ci saranno gli esercizi interattivi per ripassare e un podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete. Poi nella sezione lezioni c'è una barra di ricerca e lì potete proprio digitare le parole dell'argomento che vi interessa e così ricevere la lista di articoli relativi a quell'argomento. Detto questo, finora abbiamo visto il presente indicativo di questi verbi. Cosa succede negli altri tempi verbali? Ebbene, una volta che avete chiarito che si tratta di verbi in ere, però travestiti, che sembrano un po' bizzarri, tutto sarà più semplice, anche le coniugazioni degli altri tempi verbali. Ad esempio, imperfetto. L'imperfetto è regolarissimo se usate la radice latina. Io ponevo, io traevo, io traducevo. Nel passato remoto le cose diventano un po' più complesse, ma non c'è da stupirsi perché si tratta appunto del passato remoto, che è sempre piuttosto irregolare. E in questo caso quindi avremo io posi, io tradussi, io trassi. Ma, ripeto, non preoccupatevi troppo del passato remoto. Il participio passato è leggermente irregolare per porre, posto, per tradurre, tradotto, per trarre, tratto. Ma anche qui il vantaggio è che è lo stesso anche per i verbi derivati. E per il futuro? Per il futuro prendiamo l'infinito originale e poi aggiungiamo le desinenze normali. Dunque, per porre avremo porrò, io porrò. Per tradurre avremo io tradurrò. Trarre avremo io trarrò. Verbi come porre o trarre prendono la doppia R anche al futuro. Ricordatelo, succede anche con venire, verrò. Tutti quanti con una bella R doppia, mi raccomando. Porrò, tradurrò, trarrò. A proposito, se volete ripassare tutti i modi e i tempi verbali, quindi come coniugare tutti i modi e i tempi verbali dei verbi italiani, potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento, che come sempre trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Se siete amanti della grammatica, se state studiando la grammatica italiana da soli, ma cercate una struttura, cercate la teoria però in ordine, ho io la soluzione che fa al caso vostro, e cioè l'Accademia di Lernamo. Troverete una serie di PDF sulla grammatica, ma in realtà anche sul vocabolario e sulla cultura, tutti suddivisi per livelli e quindi sarà molto facile individuare quello che volete. Potete anche stamparli tutti, per esempio, e creare il vostro proprio manuale di grammatica firmato Lernamo. E questo sarebbe il risultato finale. Quindi ogni argomento ha il suo proprio PDF con spiegazioni molto dettagliate, con tantissimi esempi, tabelle, riassuntive e alla fine, come vedete, ogni PDF è formato da varie pagine, quindi sono molto approfonditi e alla fine
ci sono degli esercizi con le soluzioni. All'interno dell'Accademia ci sono anche altri esercizi, sempre sulla grammatica, sul vocabolario, sulla cultura, tutti suddivisi per livelli e quelli invece sono interattivi. E poi cos'altro c'è? Ci sono tantissimi podcast, le notizie. Ogni settimana riassumiamo per voi le notizie relazionate con l'Italia e ve le spieghiamo parola per parola. Ci sono poi le storie da leggere e una bella chat di intelligenza artificiale creata appositamente da noi per insegnare l'italiano. Quindi vi suggerisco di iscrivervi se volete tantissimi materiali proprio per migliorare il vostro italiano in ordine, per avere un percorso lineare. Iscrivetevi visitando questo link lernamo.com/accademia che vi lascio anche in descrizione. Adesso siete pronti per l'esercizio? Coniugate il verbo tra parentesi all'indicativo presente. Mio fratello, tradurre, libri dall'inglese all'italiano. Io ti proporre di andare al cinema stasera. I tuoi occhi mi attrarre moltissimo. Vuoi comporre canzoni davvero belle. Noi ridurre il consumo di plastica ogni giorno. Loro sottrarre sempre i soldi dal portafoglio del padre. Tra poco le soluzioni. Prima vi ricordo, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi alla nostra newsletter per ricevere materiali esclusivi ogni settimana sulla lingua, la cultura italiana, per ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video, e per questo ci sono anche i nostri gruppi WhatsApp, Instagram, Telegram, e poi perché se selezionate il vostro livello ogni settimana ricevete un episodio di una storia dedicata proprio a quel livello con le avventure dei personaggi, il ripasso grammaticale, gli esercizi, molte curiosità. Tutto questo è gratis, quindi vale la pena. E adesso vediamo le soluzioni. Mio fratello traduce libri dall'inglese all'italiano. Io ti propongo di andare al cinema stasera. I tuoi occhi mi attraggono moltissimo. Voi componete canzoni davvero belle. Noi riduciamo il consumo di plastica ogni giorno. Loro sottraggono sempre i soldi dal portafoglio del padre. Com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere anche se eravate consapevoli di questi verbi italiani e se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, come sempre lasciate un mi piace, ci aiuta tanto, e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Potete anche seguire Lernamo su tutti gli altri social per tutti gli altri contenuti che pubblichiamo solo lì. Con questo è tutto. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video, vi aspetto anche nell'Accademia di Lernamo, tra l'altro c'è un gruppo Telegram esclusivo dove ci sono anche io. E con questo è proprio tutto, alla prossima!